Partirei dall'immagine finale, dall'abbraccio tra Ildiz e Spalletti. Uomini copertina, mo' mi incazzo. Ma mo' sono già nervoso. In corridoio cerchiamo di non fare casino, per favore. Per favore, Teresa. Grazie. È una giornata un po' particolare, diciamo così, perdonatemi. Dicevo, l'immagine finale, l'abbraccio tra Spalletti e Ildiz, uomini copertina, ma per quanto mi riguarda i punti di forza, i due a cui questa squadra si aggrappa, ma si deve affidare da qui anche in avanti, perché sono decisamente due giocatori che... Sì, scusate, un giocatore e l'allenatore che poi incidono e come. Io oggi ho visto Ildiz, cioè vedo uno che crea superiorità numerica continuamente, che ti streccia la difesa avversaria, che può andare a destra, può andare a sinistra. Io quando vedo questi giocatori, io alzo le mani e visto che nella nostra amata Serie A ne vediamo sempre meno, oggi sottolineavo De Bruyne, giocatori ovviamente diversi in questo momento. Di certo bisogna evidenziare anche la prestazione di stasera, ma la stagione di Ildiz, perché è vero che magari se ne andiamo a vedere la Juventus anche quest'anno, no? Non sta lottando per lo scudetto, è uscita dalla Champions League playoff, magari non sta lottando come un tempo, perché quando parli di Juventus parli di una squadra che ovviamente deve lottare per lo scudetto, però Ildiz in questa stagione comunque è uno di quelli che ha cambiato passo. Magari ancora la Juventus no? Però con l'arrivo di Spalletti stiamo vedendo tante cose. Uno che quel passo l'ha cambiato è Ildiz. Ribadisco, Ildiz è clamoroso, è clamoroso. Parliamone di questa partita dove la Juventus segna un gol, un altro gliene annullano, ma ne doveva portare a casa almeno tre, secondo me, per quello che è stato il costruito, il prodotto. Ma questo si ricollega al solito discorso, la punta, il centravanti. Ma perché dicevo Spalletti comunque è uno di quelli che incide? Perché lui trova le soluzioni, o perlomeno con quello che ha a disposizione, nonostante delle richieste ci fossero state, lui lavora lo stesso. E mi pare di aver capito che adesso si andrà sempre di più avanti con questa mescolanza lì davanti, senza un punto di riferimento, e tra Ildiz e Boga con Sesao, secondo me un po' tutti a ruotazione, soprattutto Ildiz e Boga, a fare da falso 9 senza offrire riferimenti. E nel momento in cui crei così tanto vuol dire che comunque quello che hai preparato ha senza ombra di dubbio funzionato. Ne parliamo come se lo facciamo, signori miei. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. In descrizione trovate tutti i profili social. Vi ringrazio perché, come vi dicevo, avrei fatto la live su TikTok e siete stati lì in massa. Quindi in descrizione trovate tutti gli altri profili. E niente, un grande ringraziamento per il vostro supporto. Quello è doveroso perché da parte vostra c'è sempre massima bontà. Eh, la Juventus che con la vittoria di stasera, seppur momentaneamente, si porta avanti a Como e alla Roma di due lunghezze, quindi nel caso di un pari, no? Rimarrebbe anche avanti. Quindi è una lotta assolutamente serrata e diciamo che la forza della Juventus è stata proprio contro la Roma in una partita dove comunque veniva dalle fatiche europee, dove stavi 3-1, anche c'era anche qualche assenza importante, adesso non mi ricordo, mi pare Locatelli, e non solo, e quindi lì c'è stata una sorta di switch, perché passare da 7 e oggi si trova, seppur momentaneamente, a più 2. Ragazzi, è incredibile, davvero. Da 10 giorni a questa parte potevi essere a meno 7, oggi sei a più 2. Ribadisco, dobbiamo ancora conteggiare l'intera giornata, però di certo è che la Juventus è assolutamente viva e gioca a pallone, cioè adesso è una squadra che gioca a pallone. Oggi ribadisco, poi
devi concretizzare di più, certamente, soprattutto per quello che abbiamo visto, devi concretizzare di più. Tutto passa dai terminali offensivi. Oggi trova il gol anche Bogà, ma è un gol praticamente un tap-in. Continua a mancare l'attaccante se vogliamo, perché magari con un attaccante da 15 gol stagionali, anche se abbiamo visto che la nostra Serie A ci mostra che levato Lautaro ancora forse non c'è un altro che sia in doppia cifra, per cui fanno fatica un po' tutti. Devi segnare, perché magari in una partita del genere dove secondo me non c'è stata una netta superiorità, poi rischi di sprecare, come è capitato anche in passato alla Juventus di Spalletti, di buttare dei risultati proprio perché magari è mancato quel gol in più. Perché oggi, ribadisco, si è giocata una porta sola, eppure ha avuto un'occasione clamorosa l'Udinese con Ekelenkamp, e nel finale anche Zaniolo un bellissimo strappo. Poi lì, se non sbaglio, ci sono altri due giocatori dell'Udinese, no? Molto con campo aperto. Invece si perde un po'. Lì Zaniolo in quello deve migliorare, in quello deve un po' dare la strappata finale, però il risultato è super meritato. Oggi, lo dicevo prima, ho citato Ildiz, ma anche con Cesare lo vedo molto vivo. Oggi aveva anche trovato il gol, è uno di quelli che anche lui è sempre molto svelto di gamba, gli manca sempre soltanto la conclusione. Oggi l'aveva trovata anche con l'ennesimo assist di Ildiz. Non lo so quanti palloni oggi abbia messo in mezzo Ildiz, veramente ha fatto una partita clamorosa. E aveva trovato anche il gol annullato. Sapete che è una di quelle situazioni dove io non mi azzardo minimamente a dire è giusto annullarlo, no, era assolutamente gol regolare. Non mi arrischio veramente, per il semplice fatto che per me è difficile decidere, perché è vero che Koop Meiners non fa nulla per entrare attivamente, assolutamente, però allo stesso tempo toglie la gamba, e già questo può essere una sorta di distrazione per il portiere. Non lo so, ecco, non sono portiere, non lo sono mai stato, se non in qualche partita di calcetto con gli amici. Di certo mi sento di dire che non ci sarebbe comunque arrivato, e non so se questa è la discriminante più importante. Però ripeto, molto 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 borderline, non ci voglio mettere troppo bocca su un episodio del genere. Fortunatamente, dico fortunatamente perché di polemiche ce ne sono già fin troppe, non è un episodio che risulta determinante. In realtà non lo dovrebbe comunque essere, perché una partita del genere devi segnare più di un gol. Miretti, praticamente passaggio al portiere, ripeto, tante situazioni in cui si poteva trovare il gol che non era arrivato. Però la Juventus è viva, la Juventus gioca bene a pallone. L'Udinese comunque è sempre una squadra difficile, tosta, e batterla così anche in maniera netta dal punto di vista della prestazione fa sì che la Juventus in questo finale di stagione ci arriva bene, ripeto. La Roma non è riuscita a dargli quella mazzata finale. Se la Juventus non le dai quella mazzata, poi si alza ed esce alla distanza. Va bene? Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Rischio.